Ciao e benvenuto. Oggi parleremo di un tema molto discusso, lo stretching per la corsa. Iniziamo subito con una domanda. Sei solito fare stretching prima di correre? Ho incontrato migliaia e migliaia di runner e quasi tutti eseguivano una qualche forma di allungamento prima delle loro sessioni di allenamento di corsa. Come succede per moltissime altre abitudini acquisite, magari facciamo stretching perché lo abbiamo letto da qualche parte, perché ce lo hanno detto, ce lo hanno raccomandato o semplicemente perché lo fanno tutti. E se lo fanno tutti deve andare bene per forza, no? Beh, direi proprio di no. So di andare contro un mito molto forte e ben radicato nel mondo della corsa, ma se qualcosa non funziona, qualcuno dovrà pure alzare la mano e dirlo. Oggi vi parlerò del classico stretching statico che viene svolto dalla maggior parte dei corridori. Insomma, quegli esercizi che vengono proposti per allungare i quadricipiti, il polpaccio, che qualche tecnico magari preferirà chiamare tricipite della sura, gli ischio-crurali e tutta quella muscolatura adibita alla corsa. Parleremo di due momenti ben distinti, il prima e il dopo la corsa. Ebbene sì, perché come non è necessario inserire lo stretching prima della corsa, sarebbe bene inserirlo alla fine della pratica. Sì, hai capito bene, prima della corsa non è necessario fare stretching, sarà fondamentale però un buon riscaldamento che metta in moto tutte le nostre strutture e prepari il corpo a capire che stiamo iniziando un'attività. La corsa infatti, se fatta bene, non richiede alcun esercizio di stretching prima di essere iniziata. Tuttavia, dato lo stile di vita che la maggior parte di noi ha nel quotidiano, è necessario fare un riscaldamento per rimettere il corpo in condizione dopo quelle 8-10 ore in cui siamo stati seduti su una sedia o magari in posizioni non naturali. Andare ad allungare muscoli in modo statico per il solo scopo di allungarli non ha molto senso e anzi potrebbe anche rivelarsi deleterio per la vostra corsa. Oltre ad esserci diversi studi e ricerche che lo dimostrano, ho potuto testarlo personalmente in anni e anni di esperienza con migliaia di runners. Tutti i corridori che ho incontrato hanno infatti tratto giovamento dall'interruzione dello stretching precorsa, dato che invece di preparare il corpo al gesto tecnico come credevano, andavano a sollecitare in modo errato tutti i gruppi muscolari che poi sarebbero stati utilizzati nella corsa, con risultati negativi anche a livello di performance. Primo consiglio di oggi quindi, iniziate la corsa con un buon riscaldamento, andando ad evitare il classico stretching se lo stavate facendo. Parliamo ora invece del dopo corsa. Qui vi invito a valutare qualcosa di molto più potente dei classici esercizi di stretching proposti in giro. Esiste infatti una posizione migliore di qualunque esercizio di stretching. Una posizione, oserei dire, perfetta, che Madre Natura ha messo davanti ai nostri occhi, pronta per l'uso. Lo squat naturale, come lo utilizziamo noi di Correre Naturale e come ho spiegato in un mio precedente video. Non c'è nulla di meglio, ve lo assicuro. Questa è la miglior posizione in assoluto che abbiamo noi esseri umani per dare al nostro corpo tutto il recupero e lo stretching di cui ha bisogno. Non è un esercizio inventato da me o da qualche guru, ma una posizione che Madre Natura ci ha messo a disposizione per fare manutenzione a questo nostro corpo. Qualche minuto di squat dopo la sessione di corsa sarà tutto ciò di cui il vostro corpo avrà bisogno ad allenamento concluso. E credetemi, vi ringrazierà per questo. Questa pratica vi permetterà di evitare il circo dello stretching a cui eravate costretti fino ad oggi, risparmiando anche del tempo prezioso che vi consiglio caldamente di investire in un buon riscaldamento, come abbiamo visto nel video dedicato, e in un buon defaticamento. Non lasciarti dunque più ingannare da vecchi miti e usanze, quella che io definisco l'archeologia della corsa, ma cerca piuttosto di capire che cosa è meglio per te, per il tuo corpo, per il tuo benessere e per la tua corsa. Ti invito quindi a rinunciare allo stretching statico classico per almeno un mese e sostituirlo con lo squat naturale. Vedrai, non vorrai più tornare indietro, garantito. Se ti è piaciuto questo video metti un mi piace, condividilo e se non l'hai ancora fatto iscriviti al nostro canale YouTube. Inoltre visita la nostra pagina Facebook, il nostro sito www.correrenaturale.com e iscriviti, come hanno già fatto migliaia di altri corridori, al nostro gruppo Facebook Running Culture di Correre Naturale.
e non lasciarti scappare il nostro nuovo libro, Corri in libreria. Grazie di essere stato con me, buone corse e mi raccomando, goditele.